Ciao a tutti! L'altro giorno, a causa del forte vento, mi si è spezzato un ramo pieno di peperoncini. Per fortuna non si è spezzato di netto ed è proprio per questo che cercheremo e sicuramente riusciremo a salvare il raccolto. Vi mostro come. Seguitemi! Allora, pianta bellissima, molto produttiva, peperoncini enormi che hanno il loro notevole peso. La pianta è proprio piena di questi peperoncini giganti. E un problema: l'altra sera vento fortissimo e guardate qui cosa è successo. Un ramo si è diviso in due proprio sul nodo e purtroppo ci sono parecchi peperoncini sia da un ramo che dall'altro. Ramo che ormai è abbastanza rovinato. Questo peperoncino sta andando a maturazione e adesso cercheremo di porre rimedio a questo problema. Allora, la prima cosa da fare direi che senz'altro è inserire un legno che deve fare da sostegno a questo ramo, a questi due rami, nel vaso lateralmente, e deve essere una zona dove tiene, dove regge. Non deve piegarsi di qua e di là, deve essere bello inserito bene fino in fondo al vaso. Poi procuriamoci del filo, tipo questo, un filo bello grosso comunque, non uno spago fine, deve avere il suo spessore. E andiamo a imbragare il nostro ramo. Vedete, dobbiamo alzare il ramo per arrivare a riportare alla posizione d'origine. Facciamo un nodo bello largo, non deve stringere il ramo. Nel frattempo, in cima al nostro bastone di sostegno, andiamo a creare un taglio in mezzo. Alziamo il nostro ramo fino ad arrivare alla posizione là sotto originale e andiamo ad infilare il nostro spago all'interno di questo taglio che abbiamo fatto, cercando di tenere l'altezza del ramo originale. Così, in questo modo. Poi per sicurezza facciamo fare un giro allo spago. In questo modo da qua non si muove più. Con l'altra estremità dello spago andiamo a fare lo stesso lavoro su quell'altro ramo. Vedete lì dove si è strappato, dobbiamo tirarlo su a sta altezza più o meno. Voilà, sistema molto semplice, veloce, stabile e ci sorregge i nostri due rami. Sicuramente questi peperoncini qui arriveranno a maturazione completa e nei prossimi giorni vi farò vedere il risultato. Però non finisce qui. Adesso noi qui vi faccio vedere dove abbiamo lo spacco. Qui vedete che è dove esattamente c'era lo spacco, lo strappo, vedete? Adesso per rinforzarlo, nella speranza che si cicatrizzi, invece di mettere nastri isolanti, cose, schifezze varie, io ci metto sempre il nostro spago in fibra naturale. Dei nodi semplicissimi. Fatto il nodo, tiriamo bene, ok, e rifacciamo il nodo così da fissarlo. Ok. Vedete che qui davanti ancora c'è lo strappo, quindi andiamo a farne un altro subito lì da parte. Stringete bene e voilà, problema risolto.
abbastanza stabile. L'importante è che mi tiene su i 2 rami e non li lascia cadere giù, così da aumentare la ferita. Ecco qua la nostra pianta dopo 2 settimane. Allora, possiamo vedere che là dove abbiamo effettuato la medicazione, ecco, subito dopo sono maturati 2 peperoncini. Uno l'ho già raccolto l'altro giorno, perché ormai non si può aspettare troppo una volta che sono maturi. Questi sono maturi al punto giusto, perché sono già un 4-5 giorni che sono così e iniziano a diventare morbidi. Uno che sta per maturare e altri 4 che devono ancora maturare. Quindi adesso andiamo a togliere i nostri peperoncini maturi. Abbiamo visto che se siamo fortunati, come in questo caso, e il ramo non si spezza di netto, riusciamo a salvare il raccolto. Ad ogni modo, prevenire è meglio che curare, quindi vi consiglio di utilizzare dei sostegni per quei rami che sono particolarmente esili. Ecco qua abbiamo una pianta che potrebbe tra un po' presentare lo stesso identico problema di quella di prima. Col vento, ma anche il fatto di avere dei rami fini come questo qui, per esempio, dove all'estremità abbiamo diversi peperoncini. Allora, una soluzione sarebbe quella di tagliare il ramo, però tagliandolo perderemmo questi 9, 10, 11 peperoncini, 11 tabasco buttati via. La stessa cosa potrebbe verificarsi su quest'altro ramo che ha ancora più peperoncini. Allora adesso andiamo a costruire una piccola struttura esterna per sorreggere questi rami. Prendiamo 3 bastoncini di bambù, andiamo a inserirli nel vaso. E sempre col nostro spago preferito ecco fatto, molto semplice, veloce, pratico. Adesso io l'ho fatto così, velocemente, con 3 bastoncini. Si potrebbe mettere ancora un bastoncino qui dietro, o eventualmente ancora 2, andare avanti con lo spago, però da questa parte qui sono belli stabili i rami, quindi non vedo il bisogno in questo momento. Se poi durante lo sviluppo della pianta dovesse esserci bisogno, si possono applicare altri pezzi di bambù e aumentare così la grandezza della struttura.
Io li ho messi bassi, diciamo là dove c'è bisogno in questo momento. Vedete, questo qui era quello, il primo che vi ho fatto vedere, adesso è lì sorretto dal suo spago. Se dovesse succedere che anche quelli in alto, ma ne dubito perché sono più resistenti questi rami, ma se dovesse succedere che anche questi qui in alto dovessero avere dal peso cadere giù, aumentiamo l'altezza della struttura, mettiamo più fili e risolviamo il problema. In conclusione, in questo video abbiamo visto come salvare il raccolto riparando un ramo spezzato e come evitare che ciò succeda mediante l'utilizzo di sostegni. Vi aspetto nel prossimo interessantissimo video e piccanti saluti! Red Joe. Red Joe. Hot.